Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Spero stiate tutti alla grande, pronti per un po' di gossip succoso proveniente direttamente dal mondo delle serie TV turche. Oggi ci immergeremo in una storia che ha fatto tremare il mondo del piccolo schermo, lo scontro, la rivalità, quasi una vera e propria faida tra due icone. Due superstar del panorama televisivo turco, Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Si dice, si sussurra, si vocifera di una vera e propria vendetta sul set, di un rapporto professionale ai minimi termini, di tensioni che hanno reso l'atmosfera sul set di Kara Sevda, o Endless Love come la conosciamo qui da noi, a dir poco elettrica. Preparatevi quindi a scoprire tutti i dettagli, le indiscrezioni, i rumors e le possibili verità dietro questa presunta faida. Vi racconterò tutto quello che si sa, basandomi su interviste, articoli di giornale, voci di corridoio e, ovviamente, un pizzico di speculazione perché, diciamocelo, senza un po' di pepe il gossip non sarebbe così interessante, no? E prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo video. Sapete che qui troverete sempre il meglio del gossip turco, recensioni di serie TV, curiosità sugli attori e tanto altro ancora. Quindi, cosa aspettate? Iscrivetevi subito! Ok, bando alle ciance e entriamo nel vivo della questione. Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Due nomi, due talenti, due carriere stellari. Entrambi amatissimi dal pubblico, entrambi considerati tra gli attori più belli e talentuosi del panorama turco. Insieme, hanno dato vita a una delle coppie più iconiche della televisione, Kemal e Nihan, i protagonisti di Kara Sevda, una serie che ha fatto il giro del mondo, conquistando milioni di spettatori con la sua storia d'amore tormentata e piena di colpi di scena. E qui, cari miei, iniziano i problemi. Perché, dietro la magia che vedevamo sullo schermo, dietro la chimica innegabile tra Kemal e Nihan, si nascondeva, a quanto pare, un rapporto ben diverso nella vita reale. Un rapporto che, secondo molte fonti, si sarebbe deteriorato nel corso delle riprese, trasformandosi in una vera e propria guerra fredda. Ma da dove nasce tutto questo astio? Qual è stata la scintilla che ha fatto scatenare l'incendio? Ci sono diverse teorie, ovviamente. Una delle più accreditate riguarda la gelosia professionale. Burak Özçivit, già all'epoca un attore affermato e con una fanbase enorme, pare non avesse visto di buon occhio l'ascesa di Neslihan Atagul, che grazie a Kara Sevda stava diventando una vera e propria star internazionale. Si dice che Burak fosse infastidito dall'attenzione mediatica che Neslihan stava ricevendo, sentendosi in qualche modo oscurato dalla sua partner. Un'altra teoria, ancora più succosa, riguarda invece la gelosia personale. All'epoca delle riprese di Kara Sevda, Burak era fidanzato con Fariye Evcen, che poi è diventata sua moglie. Sembra che Fariye non vedesse di buon occhio la chimica tra Burak e Neslihan, e che fosse gelosa del rapporto che si era instaurato tra i due attori. Si vocifera che Fariye fosse spesso presente sul set, tenendo d'occhio Burak e lanciando sguardi poco amichevoli a Neslihan. Immagine, chicos, la tensione palpabile e nell'aire cada vez che Fariye entraba in escena. Una mirada valía más que mil palabras, y parece que las miradas de Fariye a Neslihan no eran precisamente de admiración. Pero vamos a profundizar un poquito más en esta teoría de la gelosía personal. Según algunas fuentes, Fariye no solo se limitaba a estar presente en el set, también se dice que ejercía cierta influencia sobre Burak, aconsejándole sobre cómo interactuar con Neslihan y limitando su cercanía fuera del rodaje. Algunos incluso afirman que Fariye llegaba a modificar ligeramente el guión, eliminando escenas que consideraba demasiado íntimas entre Kemal y Nihan. Imaginaos el lío que esto podía generar en la dinámica del set. Los guionistas, los directores, todos intentando navegar en medio de esta tormenta personal. Pero la cosa no acaba ahí, porque hay quienes dicen que la propia Neslihan no era ajena a esta situación. Al parecer, ella también era consciente de la incomodidad de Fariye y en ocasiones, respondía con cierta actitud desafiante. Como si dijera, aquí estoy yo, haciendo mi trabajo, si a alguien no le gusta, pues que se le va a hacer. Menudo culebrón dentro del culebrón. Però non finisce qui.
Alcuni sostengono che le tensioni sul set fossero dovute a divergenze creative. Sembra che Burak e Neslihan avessero visioni diverse su come interpretare i loro personaggi e che spesso si scontrassero con il regista e gli sceneggiatori. Si dice che Burak, forte della sua esperienza, volesse avere un ruolo più attivo nella regia, mentre Neslihan preferiva seguire le indicazioni del regista. Questi scontri avrebbero contribuito a creare un clima di tensione sul set, rendendo difficile la collaborazione tra i due attori. Vamos, que Burak quería ser el jefe del cotarro y Neslihan prefería seguir las reglas. Es que, claro, cuando dos personalidades fuertes chocan, las chispas están garantizadas. Burak, con su carisma arrollador y su experiencia en el mundo de la actuación, se sentía con derecho a opinar y a aportar su visión a la serie. Neslihan, por su parte, defendía su interpretación del personaje y no estaba dispuesta a ceder ante las presiones externas. Imaginaos las discusiones acaloradas en los descansos del rodaje, los gestos de frustración, los silencios incómodos. Un verdadero campo de batalla creativo. Además, hay que tener en cuenta que Kara Sevda era una serie muy exigente, tanto física como emocionalmente. Los personajes de Kemal y Nian vivían situaciones límite, llenas de drama y de sufrimiento. Esa intensidad se transmitía también a los actores, que tenían que meterse de lleno en sus papeles y dar lo mejor de sí mismos. Todo esto, sumado a las tensiones personales y profesionales, creava un ambiente realmente esplosivo. Insomma, le ragioni di questa presunta faida sono molteplici e, probabilmente, una combinazione di tutti questi fattori. Quello che è certo è che, durante le riprese di Kara Sevda, l'atmosfera tra Burak e Neslihan non era delle migliori. Si dice che i due attori si evitassero il più possibile, comunicando solo per esigenze di copione. Si vocifera che ci fossero continue liti e discussioni, e che a volte si arrivasse anche a veri e propri scontri verbali. Sì, como lo oís, que no todo era química y besos apasionados delante de las cámaras. Detrás, la cosa era mucho más tensa. Es que, claro, cuando tienes que pasar tantas horas al día con una persona con la que no te llevas bien, es inevitable que surjan roces y conflictos. Imaginaos tener que grabar escenas románticas con alguien a quien no soportas. ¡Qué tortura! Pero Burak y Neslihan eran profesionales y sabían que tenían que dar el callo para que la serie fuera un éxito. Así que, a pesar de sus diferencias, se esforzaban por mantener la compostura y por ofrecer una interpretazione creíble. E la vendetta sul set? Ecco, qui entriamo nel campo delle speculazioni più sfrenate. Alcuni sostengono che Burak e Neslihan si facessero a vicenda dei dispetti sul set, cercando di sabotarsi a vicenda. Si dice che Burak cercasse di mettere in difficoltà Neslihan durante le riprese, facendole perdere la concentrazione o criticando pubblicamente le sue performance. Neslihan, a sua volta, si sarebbe vendicata ignorando Burak, rifiutandosi di rivolgergli la parola o lamentandosi del suo comportamento con il regista e la produzione. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Según algunos testigos, Burak utilizaba su posición de actor más experimentado para humillar a Neslihan. La interrumpía constantemente durante las escenas, la corregía en público y hacía comentarios despectivos sobre su trabajo. Neslihan, por su parte, no se quedaba callada y respondía con indirectas y con sarcasmo. Un auténtico duelo de egos. Pero la vendetta sul set no se limitaba a las palabras. También se dice que ambos actores recurrían a pequeñas artimañas para sabotear el trabajo del otro. Por ejemplo, Burak llegaba tarde a las grabaciones para retrasar el rodaje de las escenas de Neslihan. Neslihan, a su vez, se negaba a ensayar las escenas más complicadas con Burak, obligándole a improvisar delante de las cámaras. Menudo caos. Ovviamente, non ci sono prove concrete di tutto questo. Si tratta solo di voci di corridoio, di indiscrezioni raccolte da persone che hanno lavorato sul set. Ma, come si dice, non c'è fumo senza arrosto. E il fatto che ci siano così tante voci sulla faida tra Burak e Neslihan fa pensare che qualcosa di vero ci sia. Exacto. Donde el río suena, agua leva. Es que,
A lo largo de los años, han sido muchos los miembros del equipo técnico de Cara Sevda que han confirmado, de forma anónima, la mala relación entre Burak y un Neslihan. Algunos han hablado de gritos y un deportazos en los camerinos. Otros han mencionado escenas que tuvieron que ser repetidas decenas de veces por culpa de la falta de química entre los actores. E incluso hay quien asegura haber presenciado verdaderas batallas campales entre Burak y un Neslihan. Una locura. E cosa è successo dopo la fine di Cara Sevda? I due attori hanno mai chiarito? Hanno mai avuto modo di confrontarsi e di superare le loro divergenze? A quanto pare, no. Dopo la fine della serie, Burak e Neslihan non si sono più frequentati. Non ci sono foto che li ritraggono insieme. Non ci sono interviste in cui parlano l'uno dell'altra. Anzi, sembra che entrambi abbiano fatto di tutto per evitare qualsiasi contatto. Ni siquiera se han dirigido la palabra en eventos públicos, como si no se conocieran de nada. Burak ha continuato la sua carriera, recitando in altre serie TV di successo e diventando un vero e proprio sex symbol internazionale. Neslihan, dopo un periodo di pausa, è tornata sul piccolo schermo con la serie Sefirin KZ, che però ha dovuto abbandonare a causa di problemi di salute. Aunque algunos malpensados dicen que su salida de Sefirin KZ tuvo algo que ver con el estrés acumulado durante las grabaciones de Cara Sevda. Quién sabe? E la vendetta sul set? Beh, se c'è stata, sembra che si sia conclusa con la fine di Cara Sevda. Entrambi gli attori sono andati avanti con le loro vite, senza più incrociare le loro strade. Ma la leggenda della faida tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul continua a vivere, alimentata dalle voci di corridoio e dalle speculazioni dei fan. Y seguirá viva durante mucho tiempo. Y es que la historia de Burak y Neslihan es un claro ejemplo de cómo la fama y el éxito pueden complicar las relaciones personales. Dos personas que, a priori, tenían todo para llevarse bien, acabaron convirtiéndose en enemigos irreconciliables. Una historia triste, pero que nos enseña que, a veces, el mundo del espectáculo puede ser muy cruel. E voi cosa ne pensate? Credete che ci sia stata davvero una vendetta sul set tra Burak e Neslihan? O pensate che si tratti solo di pettegolezzi infondati? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Sono curioso di sentire le vostre opinioni. Quiero saber si sois team Burak o team Neslihan. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Abbiamo ripercorso la storia della presunta faida tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul, analizzando le possibili cause e le conseguenze. Abbiamo visto come un rapporto professionale, nato sotto i migliori auspici, si sia trasformato, secondo molte fonti, in una vera e propria guerra fredda. Abbiamo esplorato le teorie sulla gelosia professionale, sulla gelosia personale e sulle divergenze creative. Abbiamo parlato della presunta vendetta sul set e delle conseguenze che questa avrebbe avuto sul rapporto tra i due attori. Spero che questo video vi sia piaciuto e che abbiate trovato le informazioni interessanti. Se è così, vi invito a lasciare un bel mi piace e a condividerlo con i vostri amici appassionati di serie TV turche. E non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi nessun nuovo video. Ogni settimana troverete qui il meglio del gossip turco, recensioni di serie TV, curiosità sugli attori e tanto altro ancora. Vi ringrazio per aver guardato questo video e vi do appuntamento al prossimo. Ciao a tutti! E soprattutto, lasciatemi un commento, voglio sapere cosa ne pensate di tutta questa storia. Mi raccomando, mi piace, condividete e iscrivetevi. A presto!